Cari amiche, bentornate nel mio canale. Oggi ho il piacere di iniziare un progettino che mi è stato richiesto in molte, che riguarda un completo di una sciarpa e di un cappellino. Dividerò in due parti appunto questo completo e oggi inizieremo con il cappellino. Io ho utilizzato un misto lana molto morbido che ha una lunghezza di 250 metri ogni 100 grammi. Poi ho voluto applicare un pompon in finta pelliccia, un abbinamento a piacere di colore naturalmente. Questi pompon in finta pelliccia hanno la caratteristica di avere un bottone automatico che viene cucito sul cappello in modo che voi al momento del lavaggio potete togliere i pompon. Poi mi servirà una forbice, l'uncinetto del numero 5 e qualche metro di filo sottile per cucire il bottone al cappellino. Per iniziare il nostro cappellino faremo una catena di 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Chiudiamo in tondo con una mezza maglia bassa. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2, 3, e nel cerchio andiamo a lavorare 20 maglie alte contando, cioè la 20ª o la prima è la catenella, quindi 2, 3, 4, 5. Dopo aver fatto le 20 maglie alte, contando anche la prima catenella di 3 catenelle, chiudiamo il cerchio con una mezza maglia bassa. Secondo giro, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta. Nello stesso punto di base andiamo a fare un'altra maglia alta. Nel secondo punto, nella seconda maglia alta sottostante, andiamo a fare una maglia alta. Nel seguente 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Nella seguente una solamente, una maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte sulla seguente maglia alta. Quindi alterniamo, partiamo con 2 sulla stessa maglia di base, poi una, alterniamo 2, 1 e 2 nella stessa maglia e finiamo il giro eseguendo questa lavorazione. Siamo alla fine del secondo giro, ci chiudiamo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Ora ci alziamo con 3 catenelle, 3, e facciamo 2 maglie alte in rilievo prese davanti, quindi carico il filo nella stessa maglia dove abbiamo fatto queste catenelle, entriamo da dietro, abbracciamo la maglia, usciamo, questa è una maglia alta in rilievo, maglia alta, un'altra, entriamo, abbracciamo la maglia, usciamo, questa è la maglia alta in rilievo presa davanti. Ora dobbiamo andare a fare 2 maglie alte, entrando, carichiamo il filo, non sulla maglia alta sottostante, ma tra una maglia e l'altra, quindi qui. Quindi facciamo 1 e 2, sempre vedete in mezzo qua. Adesso ancora 2 maglie
alte prese davanti in rilievo, carico il filo, non vado sull'altra seguente, sempre questa qui a fianco del punto, dell'ultimo punto, entriamo da dietro, abbracciamo la maglia e facciamo una maglia alta, un'altra, e facciamo un'altra maglia alta presa davanti. Ora ancora 2 maglie alte in questo spazio, una nel primo spazio e l'altra nel secondo spazio, e poi ancora 2 maglie alte in rilievo, quindi carichiamo il filo, subito questa qua seguente, passiamo dietro, facciamo 2 maglie alte, una e 2. Continuiamo fino alla fine del nostro giro. Siamo alla fine del giro. Mi chiudo sulla prima maglia in rilievo con una mezza maglia bassa. All'inizio di questi giri ci si alza sempre con 3 catenelle, 2, 3, e poi si va a fare le 2 maglie in rilievo che ci sono sottostanti, si ripetono, quindi carico il filo, entro nella maglia in rilievo davanti, faccio un'altra maglia in rilievo davanti, una e 2, la prossima 2. Gli aumenti di questo cappellino per dare la forma circolare si formano automaticamente entrando tra una maglia e l'altra. Se per esempio qui erano 2 tra un gruppo di maglie in rilievo e l'altro, se noi andiamo a entrare tra una maglia e l'altra si forma automaticamente l'aumento, infatti noi andremo a fare 1, 2 e 3, e da 2 questo giro diventano 3, quindi entriamo tra una maglia e l'altra e facciamo una maglia alta, poi entriamo nella prossima e facciamo un'altra maglia alta e un'altra la facciamo qua, e poi andiamo a fare le nostre maglie alte prese davanti in rilievo sulle 2 già sottostanti, e proseguiamo con questo tipo di costa del nostro cappellino. Vedrete alla fine, vedrete meglio la lavorazione quando ci saranno già 3-4 giri fatti, vedrete la costa proprio. E ora proseguiamo ancora facendo le maglie alte tra una maglia e l'altra, quindi una qui, 2 e un'altra la facciamo qua, tra la maglia alta normale e la maglia alta presa davanti. Ecco, questo 1, 2 è il terzo giro, no, il quarto, scusate, 1, 2, 3, 4. Lo finiamo tutto con questa lavorazione. Siamo alla fine del giro, facciamo le ultime 3 maglie alte tra una maglia e l'altra sottostante, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo con una mezza maglia bassa sulla prima maglia in rilievo, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia in rilievo davanti nella prima maglia in rilievo sottostante, 1, maglia alta in rilievo davanti nella seconda sottostante, maglia alta in rilievo, 2. Allora, adesso qua c'erano 3 maglie alte, e anche qua se noi entriamo 1, 2 tra una maglia e l'altra, 1, 2, 3 e 4, abbiamo l'aumento automatico, quindi 1, 2, 3 e 4, e siamo 4 tra un gruppo di maglie in rilievo e l'altro. Adesso andiamo a fare le nostre 2 maglie alte in rilievo che formano la costina del cappello, quindi 1 e 2.
E adesso andiamo a fare ancora le nostre 4 maglie alte tra una maglia e l'altra e finiamo il giro in questo modo. Siamo alla fine del quinto giro, vi faccio vedere fare le ultime 4 maglie alte tra una maglia e l'altra, quindi una, 2, 3 e 4. Chiudiamo sulla maglia alta in rilievo con una mezza maglia bassa. Sesto giro, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, carica il filo, vado a fare una maglia rilievo sulla maglia rilievo, maglia alta in rilievo davanti e la seconda maglia alta in rilievo davanti. Dovete andare tra un giro e l'altro. A questo punto i 4 giri sottostanti che ci sono, scusate, le 4 maglie alte sottostanti che ci sono tra una costa e l'altra diventeranno 5. Quindi una tra una maglia e l'altra, 2, 3, 4 e l'altra tra la maglia in rilievo e la maglia alta, 5, che è la quinta. Ora facciamo le maglie alte in rilievo, prese davanti, una, che sono sempre due le maglie delle costine, una, e 2. Adesso facciamo le altre 5 maglie alte tra un gruppo di costine e l'altra. E finiamo il giro in questo modo. Siamo alla fine del sesto giro, chiudiamo sulla maglia in rilievo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, maglia alta in rilievo davanti, entro, abbraccio la maglia, maglia alta, carico il filo, un'altra maglia alta in rilievo sulla maglia alta in rilievo, abbracciando la maglia, usciamo, maglia alta. Ora andiamo a fare 6 maglie alte tra una maglia e l'altra del giro sottostante, carichiamo il filo, entriamo tra una maglia e l'altra, una maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Carico il filo, una maglia alta in rilievo davanti sulla maglia alta in rilievo davanti, seconda maglia alta in rilievo davanti sulla maglia alta in rilievo davanti sottostante, che formano le costine del cappello. Proseguiamo fino alla fine del nostro giro. Siamo alla fine del settimo giro, chiudiamo con una mezza maglia bassa il giro sulla prima maglia rilievo. Ora andiamo a distribuire sulla circonferenza del cappello i motivi che formeranno il punto che poi useremo anche nel confezionamento della nostra sciarpa. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, facciamo altre 2 catenelle, carichiamo il filo nello stesso punto di base, andiamo a fare un punto V, quindi un'altra maglia alta, senza catenelle, carichiamo il filo, saltiamo 2 punti di base, 1, 2, nel seguente facciamo un altro punto V, quindi una
maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso punto di base. Carico il filo, salto 2 maglie, nella terza comincio a fare i miei punti puff, quindi entro, esco con un'asola, carico il filo, entro, esco con una seconda asola, carico il filo, esco, entro ed esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, facciamo un altro punto puff, quindi carico il filo, esco con un'asola, carico il filo, esco con un'asola, carico il filo, sono 3 asole in totale. Chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, terzo punto puff, carico il filo, esco con un'asola, carico il filo, esco con un'asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie. Quindi questo motivo è formato da 2 punti V e un fiorellino composto da 3 punti puff. Adesso riprendiamo da qua, quindi carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza facciamo un punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza un punto V, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. E adesso riprendiamo, saltiamo 2 maglie di base e nella terza facciamo ancora il nostro fiorellino. Questo motivo lo distribuiamo per tutta la circonferenza. Quando arriviamo alla fine del giro, se per caso dovesse esserci solamente tra un punto puff, cioè tra un punto V e il fiorellino che rimane una maglia invece di 2, oppure ne rimangono 3, cercate di distribuire in modo di arrivare giusti alla fine del giro con i motivi divisi giusti, e poi quando farete la lavorazione non si vedrà assolutamente. Siamo alla fine del giro, vedete che nel mio caso, ma sarà così anche per voi, rimane solo una maglia, non succede niente. Andiamo a chiudere il giro nella terza catenella della prima, che sostituiva la prima maglia alta, entriamo con una mezza maglia bassa nell'archetto e qua dentro al punto V andiamo a fare un altro punto V, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle, maglia alta nel punto V, andiamo a fare un altro punto V, carico il filo, andiamo a fare un secondo punto V nel punto V sottostante, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ora nei 2 spazi che si sono creati tra un petalo e l'altro, questi, carichiamo il filo e facciamo 3 catenelle, 3 maglie alte nel primo spazio, una, 2 e 3, una catenella di separazione e 3 maglie alte nel secondo spazio tra gli altri 2 petali, 1, 2 e 3, e riprendiamo con il punto V su i 2 punti V i 2 punti V sottostanti, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nel primo punto V, carico il filo, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nel secondo punto V. Ora partiamo da qua,
ritorniamo a fare le 3 maglie alte nel primo spazio tra un petalo e l'altro, una catenella di separazione, 3 maglie alte nel secondo spazio e partiamo ancora con punti V. Proseguiamo fino alla fine del nostro giro. Questo punto è formato solo da 2 giri, 1 e 2, però vi farò vedere anche il terzo, perché nel terzo i 3 petali andranno fatti nello spazio di una catenella tra le 3 maglie alte e le altre 3 maglie alte. Qui in questa posizione andrà fatto il fiore. Ho chiuso il secondo giro del punto con una mezza maglia bassa nella terza catenella, entro con un'altra mezza maglia bassa nel punto V e faccio un altro punto V, quindi 5 catenelle, 2 3 4 5, maglia bassa nello stesso archetto del punto V, un altro punto V nel punto V sottostante, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ora riprendiamo dal primo giro, ma mentre nel giro precedente il fiore siamo andati a distribuirlo sulle maglie alte, ora verrà lavorato in questa catenella che separa le 3 maglie alte dalle altre 3 maglie alte. Quindi carichiamo il filo e facciamo le nostre 3 asole, 1 2 3, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, altro punto puff, carico il filo, esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda, carico il filo, esco con la terza, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, terzo punto puff, carico il filo, entro, esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda asola, carico il filo, terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie. Questo è il fiore come si presenta all'interno di questa catenella. Ora andiamo avanti facendo direttamente, faccio vedere, carico il filo, vado dentro al punto V e faccio un altro punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, un'altra maglia alta, vado avanti così per tutto il giro. Quando sono in questo punto chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella e ora io proseguirò con questo motivo, con questo punto, poi vi dirò quanti giri partendo dal primo fiore ho eseguito prima di cominciare insieme a voi a fare l'elastico del cappellino. Io sono arrivata già al livello dell'elastico. Volevo spiegarvi una cosa: questo cappellino ha una parte centrale con delle costine. Dal centro alla fine di questo motivo io ho lavorato per 9 centimetri. Eventualmente voi usaste una lana più grossa o più sottile, si può diminuire di un giro o aumentare di un giro. È molto semplice, perché poi l'aumento, se io vado a fare un altro giro, io ho fatto 1 2 3 4 5 6 giri di costine ed ho 3 e 6 maglie alte tra una costina e l'altra. Se voi andate ad aumentare di un giro, automaticamente entrando tra una maglia e l'altra vi viene automatico anche l'aumento e vi trovate con 7 maglie e poi cominciate con il motivo. Quindi da qui a qui io ho 9 centimetri. Ora cominciamo
a inserire l'elastico. Ho chiuso l'ultimo giro del motivo traforato con una mezza maglia bassa nella terza catenella. Ora entro nella V e faccio una mezza maglia bassa. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo nella V, una seconda maglia alta. In ogni V che troverete nel giro dovete fare 2 maglie alte direttamente senza catenella di separazione, quindi una e 2. Poi andremo direttamente nei 2 fori che si sono formati tra un petalo e l'altro del fiorellino, quindi carichiamo il filo, 2 maglie alte anche in questo spazio, quindi una e 2, 2 maglie alte nello spazio successivo, quindi una e 2. Tenete l'uncinetto e il filo molto stretti nella lavorazione dell'elastico perché servirà una parte sostenuta. Da qui passiamo alle V e nelle V facciamo 2 maglie alte ogni V che troviamo, quindi una, scusate, 2, passiamo all'altra V, una, 2 e di nuovo negli spazi tra un petalo e l'altro, qui e qui, altre 2 maglie alte e altre 2 maglie alte qui, e finite il giro proseguendo in questo modo. Siamo alla fine del giro, chiudiamo con una mezza maglia bassa nella terza catenella della maglia che sostituiva, della catenella che sostituiva la prima maglia alta. Ora andremo a fare delle maglie alte in rilievo davanti e rilievo dietro. L'unione di queste 2 maglie davanti e dietro formano un punto elastico. Tenere il più possibile una mano sostenuta e vedrete che il cappellino avrà un elastico che non vi troverete con un elastico molto allargato nel giro di poco tempo. Allora, la prima maglia alta la sostituiamo con 3 catenelle e iniziamo caricando il filo, passando dietro la maglia, uscendo. Questa è una maglia in rilievo davanti. Ora carichiamo il filo, la prossima facciamo una maglia in rilievo, una maglia alta in rilievo dietro, quindi entriamo da dietro, abbracciamo la maglia e usciamo e facciamo una maglia alta normale. Di nuovo carico il filo, adesso davanti, quindi entriamo sul davanti, abbracciamo la maglia, mi raccomando tenete molto stretto il filo e facciamo una maglia alta. Ancora carico il filo, ora passo dietro, facciamo una maglia in rilievo presa da dietro, facciamo una maglia alta. Questo giro alterniamo fino alla fine del giro, una maglia alta in rilievo presa dietro e una maglia alta in rilievo presa davanti. Quando saremo qui chiuderemo con una mezza maglia bassa il giro. I giri dell'elastico successivi sono composti semplicemente da una maglia alta presa davanti in rilievo sulla maglia alta presa davanti e una maglia presa dietro in rilievo sulla maglia alta presa dietro. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia, carico il filo, qui abbiamo una maglia alta presa davanti e allora andiamo a fare la maglia alta presa davanti, quindi entriamo in questo punto, sono come le costine del cappello, e usciamo, sempre molto bello stretto il filo, una maglia alta presa davanti, carico il filo, adesso ci troviamo la maglia alta presa dietro, quindi andiamo a fare la maglia alta presa dietro, entriamo in questo punto, usciamo,
maglia alta in rilievo dietro. Ora carichiamo il filo, maglia alta presa davanti sulla maglia alta in rilievo preso davanti e così via. Arrivate fino alla fine del giro, quando siete qua chiudete con una mezza maglia bassa sulla terza catenella. Ho finito il mio cappellino. Io ho proseguito con 4 giri di punto elastico, quindi sarà formato in tutto da 5 giri, un primo giro di maglie alte e 4 giri di punto elastico. Ho già attaccato il bottone automatico nel centro del cappellino. Ora inserirò il pompon che non è facile col pelo. Ecco qua, e il cappellino è finito anche questo lavoretto. Vedete, è un baschetto, è molto elegante e il tutorial questo è finito, però chi volesse realizzare il completo con la sciarpa, quando avrò pubblicato il tutorial metterò sotto al box informazioni del cappellino, del video del cappellino, metterò il link che vi manda anche al tutorial della sciarpa. Io spero anche stavolta di avervi accontentato. Era un progettino che mi avevano richiesto, e se vi piace il mio canale iscrivetevi, cliccate sulla campanella in modo che ogni mio nuovo lavoro vi venga messo a conoscenza attraverso una notifica. Io vi ringrazio tanto, alla prossima, ciao!